Un disclaimer, ahimè, necessario, ma dopo l'esperienza su una delle birre di Natale in cui così casualmente ho nominato la figura di Gesù Cristo dicendo che non mi stesse particolarmente simpatico né lui né soprattutto il padre, e quel video ha suscitato sorprendentemente dal mio punto di vista dei commenti di persone che si sono sentite inspiegabilmente offese da quella battuta. Ecco, qui si parlerà nel video di oggi di Bock, quindi si parlerà del modo che alcuni monaci hanno scelto per raggirare la regola divina del digiuno, insomma, del modo di prendere in giro la regola che il Dio in cui credono gli ha dato, cosa che trovo abbastanza tragicomica, ma ecco, se pensate che potrebbe disturbarvi ancora questo argomento, saltate direttamente il video e ci vediamo fra 15 giorni con un'altra birra. O in alternativa guardatelo e se vi sentite offesi, come insegna il vostro profeta, perdonatemi, mi verrebbe da dire, ma soprattutto secondo me è bene anche, io perlomeno tendo a distinguere la critica che si può fare verso un'idea, come quella religiosa, anche critica molto dura, che è ben diversa dalla critica verso una persona, quindi non sto attaccando nessuno personalmente, ma se secondo me l'idea di prendere in giro la regola del digiuno con la birra fa sorridere, e questa cosa, vabbè l'ho già detta adesso, ma l'avrei detta comunque durante il video, ecco, non sto prendendo in giro nessuna persona che scelga di digiunare o fare qualsiasi altro rito la propria religione gli imponga. Direi che adesso si può procedere tranquillamente. Il birrificio in questione è la Privat Brewery Ulrich Martin. Ci troviamo non lo saprò mai pronunciare correttamente, credo Schonungen, comunque in Baviera, in Germania. Il nome di questa birra è Festbock, lo stile è, qui ero un po' indeciso, indico in scheda Dunkles Bock, perché le Doppelbock partono tecnicamente da 7 gradi in su. Come al solito queste sono le codifiche del BGSP, poi birrifici che hanno una storia di molti più anni rispetto a quelli che ha lo stesso BGSB con la codifica attuale, quindi insomma è giusto per dare un'inquadratura. Se avesse scritto Doppelbock secondo me più o meno ci siamo, ma anzi questo potrebbe essere uno spunto poi per parlare dello stile, delle differenze tra questi due stili. Grado alcolico 6,9 EBV appunto, mentre le Doppelbock tradizionalmente, o perlomeno sul BGSP, si tende a farle partire da 7 gradi in su. La bottiglia è da 50 centilitri, il bicchiere io qua ho un Willy, è un Willy Becker, e la temperatura di servizio sarei massimo 12 gradi. Allora, sulle Bock mi sono preso diversi appunti, ma poi mi sono accorto che c'era una puntata, cioè mi sono ricordato e riascoltato la puntata sulla Billygoat di The Wall, dove in parte veniva già raccontata la storia. C'è anche una delle primissime puntate, se non sbaglio, del canale, che però non vi invito a vedere perché le prime puntate sono di un imbarazzante, di un alto tasso di imbarazzo, e c'era la Salvator. Ma cosa possiamo dire dal momento che la Bock esce in un periodo che dai miei calcoli dovrebbe corrispondere più o meno tra la fine della Quaresima e l'inizio della Pasqua cristiana? Allora, sulla storia delle Bock ci sono, appunto, come dicevo, la Paulaner, quella Salvator, sul loro sito, su alcuni blog anche di appassionati di birre tedesche, c'è questa storia che secondo me a un certo punto sfocia pure nella leggenda, quindi bisogna un po' fidarsi di quello che dice il sito, tenendo conto che ha un intento di comunicazione commerciale. Altre fonti però che secondo me possono essere più affidabili e che io ho utilizzato per questi miei appunti sono un articolo di Fermento Birra e il blog German Beer Institute. Non viene aggiornato da anni, però c'era questa parte sulle Bock su quel blog e secondo me ci sono alcune cose un po' interessanti. Partendo dal nome Bock, deriva dalla città dove sono nati, dove è nato questo stile di birre particolarmente forti, comunque più alcoliche dello standard che veniva bevuto all'epoca, e la città è Einbeck. Possiamo immaginarle come scure perché le Einbeck sappiamo che sono brassate dal XVI secolo, mentre la Pilsen Urquell di Joseph Groll arriva solo nel 1842, e prima della Pilsen Urquell tendenzialmente non si bevevano birre chiare, o comunque non così chiare come quella Pils.
Sì, è vero, in Inghilterra già c'erano dei metodi industriali per avere dei malti più chiari e non solo brown, però la chiarezza che noi oggi associamo al colore giallo paglieno che associamo alla birra, ecco, prima della Pilsner del 1842, prima di Joseph Groll, prima di quegli esperimenti in Repubblica Ceca, di un mastro birrario bavarese in Repubblica Ceca, così da non scontentare nessuna delle due parti, ecco, non c'erano birre così chiare. Hanno successo in generale in tutta la Baviera, non solo a Einbeck, anche per l'asporto, a Monaco di Baviera, anche capitale appunto del Regno di Baviera, hanno avuto molto successo e l'articolo di Fermento Birra appunto racconta del fatto di come il nome Einbeck si prestasse a questa difficoltà o gioco di parole, dipende dal punto di vista, per cui ordinare una Einbeck, e qui spesso ricordiamo che i nomi delle birre erano legati ai nomi delle città, ma che appunto venissero codificati gli stili, e in parte ancora oggi sono così, dalle più chiare, vabbè, le Dortmunder, ok, ma le Munich Helles, le Munich Dunkel, insomma riportano sempre il nome della città. Comunque, dicevo, ordinare una Einbeck, quindi Ein come numero 1, Einbeck, creava questo gioco di parole per cui col tempo si è eliminato uno dei due suoni Ein e quindi rimaneva Einbeck, una Beck, da cui poi diciamo si è trasformata questa parola Beck in Bock, che ha particolarmente senso perché sono birre forti. Il nome Bock è un nome utilizzato per tutta una serie di ungulati, dal montone, l'ariete, eccetera, in lingua tedesca, che potevano trasmettere questa immagine di forza, e quindi spesso vedete che ci sono infatti disegnati, qui penso ci sia, sì, una capra maschio, e appunto questo Bock funzionava bene per tutti questi aspetti e quindi il nome Bock deriva da questa cosa qui. Di Bock ce ne sono oggi di diversi tipi, sia chiare sia scure. Qui però bisogna appunto inserire anche la storia di Paulaner, che fonda come appunto prima Bock o Doppelbock, quindi questa Bock più alcolica, più calorica e con un maggiore residuo zuccherino, la Salvator. Partiamo dal nome Salvator perché molte Bock hanno la desinenza in Ator. Salvator appunto, la Celebrator o Celebrator di Inger, forse una delle Doppelbock più buone e facilmente recuperabili in Italia che ci siano, la Maximator di Augustiner, qui mi è venuto in mente perché ho il bicchiere di Augustiner, eccetera. Si tende appunto a usare la desinenza in Ator sulle Bock per tributo alla Salvator, si tende a utilizzare nell'iconografia, nell'immagine, nella comunicazione la capra, il caprone, l'ariete, lo stambecco talvolta per riferimento appunto al nome Bock. La storia di Paulaner. Allora, cosa mi sono scritto qui? Ok, pane liquido e regole del digiuno. Sul sito di Paulaner viene raccontata questa storia, cioè i monaci paolini da cui poi è nato il birrificio Paulaner, che arrivano in Baviera e dall'Italia me lo sono segnato, XIV secolo, anche se la birra è stata appunto tra il XV e il XVI secolo, si inventano questo escamotage per cui durante il periodo di Quaresima e durante comunque periodi dedicati al digiuno, siccome il digiuno è visto, è interpretato da loro, ecco, più che visto, interpretato come digiuno solo relativo al cibo solido, non si infrange questa regola se si beve del liquido. Attenzione qui a non cadere nel malinteso che per esempio qualche giorno fa proclamò un, secondo me, piuttosto arrogante e non eticamente onesto ex senatore della Lega, dicendo i monaci paolini hanno inventato la birra. No, la birra è nata in Mesopotamia, probabilmente è nata in Medio Oriente, o comunque sappiamo che i primi esperimenti di prodotti fermentati a base di cereali sono nel Medio Oriente, dove comunque è nata, diciamo, l'agricoltura e la civiltà moderna. Non l'hanno inventata i monaci paolini sicuramente. E tra l'altro c'è anche da dire che la birra è spesso associata a tutte le culture europee, cioè quando la birra arriva in Europa, alle culture europee pagane. Abbiamo da poco finito le celebrazioni di San Patrizio e adesso c'è tutto un movimento in Irlanda che tende a staccarsi dalla figura di San Patrizio in quanto cattolica e non vicina alle origini celtiche irlandesi, e quindi magari avrete notato che alcune birre per San Patrizio hanno nell'iconografia il serpente o nel nome il serpente, snake, serpent, eccetera, proprio perché nella tradizione San Patrizio arriva e scaccia i serpenti sono gli infedeli, i pagani, secondo appunto
punto di vista cattolico, e di fatto ha cancellato la cultura presente in quel momento in Irlanda, quella tradizionale, no? È arrivata dal sud e dall'est appunto questa minaccia, questa sostituzione culturale, per usare un termine tanto caro ai conservatori odierni, e quindi ha cancellato le tradizioni radicate pagane, celtiche che c'erano in Irlanda, e quindi adesso c'è tutto questo movimento che cerca di riappropriarsi, e alcuni birrifici, appunto le birre di San Patrizio, non nominano mai la figura del santo, ma nominano il serpente, proprio queste origini celtiche del nome. E tendenzialmente la birra in Europa è associata alle popolazioni celtiche, le popolazioni germaniche, eccetera. Nel centro-sud Europa e comunque appunto Medio Oriente, per quanto sì, i primi fermentati possono risalire alla zona della Mesopotamia, però con gli anni era più diffuso probabilmente il vino. Lo stesso testo sacro dei cattolici cita il vino e non la birra. Ma appunto, tornando ai monaci paolini, l'idea è di fare delle birre più alcoliche, e l'alcol è la principale fonte per quantità di calorie all'interno della birra, con un maggiore residuo zuccherino, quindi maggiori calorie, maggiori nutrienti, per quanto sbilanciatissimi, perché la birra è un pessimo alimento, però forse non è neanche un alimento, nel senso che le calorie sono completamente vuote, insomma non ci sono altri valori nutrizionali interessanti nella birra, per quanto sia la bevanda più buona che ci sia. Ma appunto l'idea è quella di avere una riserva di calorie in modo da raggirare questa regola del digiuno, che è stata interpretata come solo digiuno solido. Fin qui siamo abbastanza concordi che possa essere andata così. Spesso nelle zone dei monasteri, basti pensare anche solo alle birre trappiste, ci sono birre molto alcoliche che nascono in quei luoghi, potrebbe quindi avere tutto senso. Sempre ricordandoci che però le birre così alcoliche come le conosciamo oggi è una cosa relativamente recente, cioè certo la Triple nata nel monastero di Westmalle è una birra molto alcolica, ma la Westmalle Triple come la conosciamo oggi è così dagli anni 50, cioè nel Medioevo. Comunque vabbè, la Westmalle è nata nelle fine del 1800, quella tipologia di triple, ma nel Medioevo non dobbiamo immaginarci birre così alcoliche, perché le condizioni, il controllo della fermentazione, le condizioni di fermentazione dei lieviti, eccetera, lieviti che prima di Pasteur non si sapeva nemmeno cosa fossero, quindi si usavano gli escamotage per recuperare parti di una fermentazione precedente e utilizzarle in quella successiva, quindi le birre buone e così alcoliche sono una cosa relativamente recente. Ma tutto questo per dire che se fin qui siamo abbastanza concordi, o comunque leggendo online mi sembra che ci sia una condivisione sul fatto che all'interno del monastero, magari non esattamente quel giorno, ma comunque si sia nel tempo trovato questo escamotage per superare i periodi di digiuno, ciò che diventa un po' leggenda probabilmente è la seconda parte della storia della Paulania Salvator, in cui i monaci, forse sentendosi in colpa di aver trovato questo escamotage, mandano una botte al Papa a Roma per chiedere conferma, botte di legno, lungo trasporto, periodo estivo, non si sa, la botte arriva particolarmente acida, e c'è questa idea che il Papa dice: se riescono a bere una bevanda così acida e amara, probabilmente farà bene al corpo e allo spirito, quindi sì, fate pure, immaginando che si bevessero qualche cucchiaio a mo' di estratto di erbe, di tisana alle erbe, in realtà magari si scolavano delle buonissime non possiamo saperlo comunque, delle caloriche Bock o Doppelbock. Ho parlato a lungo, l'ultima cosa che mi sono segnato sugli appunti, era un commento del canale Skol per il sociale, per una società più laica e secolarizzata, dicono i miei appunti. No, era una piccola riflessione che in effetti facevo su quanto secondo me abbia poco senso l'idea di raggirare così la regola, cioè non penso che se credi in questa divinità onnipotente tu la possa prendere in giro in questo modo, perché non hai detto esplicitamente il digiuno, cioè il significato del digiuno è la penitenza, resistere alla tentazione, insomma ha tutto un significato simbolico molto alto il digiuno. Raggirarlo andando a guardare proprio il cavillo letterale del significato semantico della parola, che è solido non liquido, mi sembra davvero che, cioè, se io fossi la divinità onnipotente, soprattutto se fossi la divinità onnipotente così permalosa come è descritta su quel testo, insomma me la prenderei parecchio, mi sentirei preso in giro.
Però è un punto di vista esterno, appunto, ateo, esterno alle religioni, perché so che invece queste cose sono molto diffuse e qui ovviamente i campioni, secondo me, di prendere in giro il proprio Dio sono gli ebrei, che su questo sono imbattibili, dal metodi per fare le cose, il sabato non si possono accendere fuochi, non si possono accendere forni, ma io posso pianificare il timer al forno in modo tale che si accenda, o l'eruv, quel filo che estende le dimensioni della propria casa. Siccome il sabato non si può uscire non si possono fare nodi, non si possono portare bastoni all'esterno della casa, quindi anche gli ombrelli, è l'interpretazione che danno i rabbini, ma se io traccio un filo che estende idealmente il confine della mia casa, lo posso fare, che è proprio un triplo e quadruplo salto mortale, perché estendo l'interpretazione del bastone ad ombrello, ma poi dopo mi invento anche il metodo per raggirare questa norma. Vabbè, ma queste sono considerazioni personali, non hanno nulla a che fare con la birra, e quindi direi che si può parlare dell'estetica della bottiglia, che è molto classica, la bottiglia 50 cl di moltissime birre tedesche, tripla etichetta, fascetta sopra, etichetta frontale ed etichetta posteriore. Sul tappo c'è il logo di Ulrich Martin, che è quello presente anche qui in questa zona, e è questa botte di legno da cui spuntano gli strumenti per mescolare la birra, rompere i ragni, eccetera, e due spighe di orzo nella parte superiore e due fiori di luppoli nella parte inferiore. Insomma, un simbolo molto classico e più o meno in questo modo presente anche in altri birrifici. La testa dell'ungulato è presente su tutte e tre le etichette, proprio per ricordarci. Il nome Festbock può alludere a una base Festbier, può alludere al fatto che si possa bere invece questa Bock anche dopo il periodo, diciamo, del digiuno della Quaresima. A volte infatti trovate scritte le Fastenbock, cioè le Bock da digiuno, che si rifanno proprio a quel discorso che nominavo prima. Basta, altre informazioni, leggiamoci gli ingredienti, che sono ovviamente in tedesco: acqua, malto d'orzo, Hopfen e Efe, quindi luppolo lievito, insomma classici ingredienti da Reinheitsgebot, quindi non c'è altro cereale. Bicchiere appunto un Willy Becker di Augustiner. Provo a fare... Volevo parlare mentre si sentiva il rumore della birra, dell'acido che si rompeva nel bicchiere. Vorrei provare a fare un servizio da spillatura alla tedesca in 3 colpi, tanto non c'è fondo su queste birre, quindi ci vorrà un po' di tempo, quindi qua ci vuole un taglio. Il profumo è già invitante, ma bisogna aspettare che si compatti la schiuma. A few moments later. E siamo solo al secondo colpo. Sta diventando più lungo del previsto questo, eh? One eternity later. Vediamo se riesco con l'ultimo colpo. Sì, direi che ci siamo. La birra è stata versata completamente, più o meno ci siamo, nel senso, dico più o meno perché potevo aspettare un attimino, perché c'è ancora un po' più di schiuma, ma comunque il concetto secondo me di spillatura alla tedesca è questo, quindi in 3 colpi, il primo e il secondo più violenti del terzo, che è servito solo per rifinire e versare l'ultima quantità, e abbiamo il bel cappello di schiuma di colore non è propriamente bianca, i malti scuri stanno già colorando un po' anche la schiuma, che è comunque molto chiara, però sarà un color beige, direi, sì, mentre il colore della birra di per sé, birra che è molto limpida ed è un classico ambrato, con ovviamente riflessi più chiari poi in controluce, però sì, limpidissima, molto, molto in stile come birra. Naso già interessante mentre la versavo, ma direi adesso di fare un'analisi un po' più approfondita. Allora, con tutta questa schiuma diventa anche difficile raccogliere le molecole che evaporano dalla parte liquida appunto della birra. Si può provare a muovere un pochino se qualcosa riesce un po' a sfuggire, non che non ci sia, c'è già una buonissima intensità, però vorrei provare ad avere tutti i descrittori, comunque uno spettro più ampio possibile di descrittori. Allora, molto classico il naso, molto buono, molto invitante, molto pane, visto che ho nominato questo famoso pane liquido.
Allora, perché dico molto pane? Perché c'è un profumo, secondo me, di pane nero, pane integrale, sì, il pane con dentro, pane coi cereali, insomma, quel tipo di pane abbastanza rustico, ehm, che è diverso dal panificato delle birre chiare, delle Helles, delle Maibock, cioè delle versioni chiare di Bock per esempio. C'è forse ancora più importante in intensità o comunque alla pari questo profumo buonissimo di frutta secca. Non è proprio il tostato che c'è già nelle Doppelbock, è proprio la frutta secca, potrebbero essere le arachidi, secondo me, qualcosa del genere, l'anacardi, quella cosa lì, molto invitante. Anche uno spunto, mi veniva in mente il burro di nocciola, di noccioline, ma non c'è la parte di burro, cioè qui non c'è di acetile che può ricordare il burro, è proprio solo quello spunto lì di, appunto di frutta secca e cercando, ma proprio tanto con il lanternino, in sottofondo un pochino di erbaceo c'è, ma è davvero molto molto leggero e dopo tutto questo naso appunto cerealoso, panoso e frutta secca. A volte in queste birre c'è anche un po' di dattero, un po' di prugna secca, non mi sembra che si arrivi lì. Ci si ferma un po' prima, forse, intendo ci si ferma un po' prima perché forse è con i malti un pochino più scuri. Ma adesso devo assaggiarla che sono curiosissimo, cioè non la conosco molto bene, però ho voglia di berla. Partendo dai gusti fondamentali, il bilanciamento, cioè è ben bilanciata perché parte con un po' di dolcezza, ma al finale non è eccessivamente dolce. Certo, il fatto 100 l'intensità dei gusti, c'è una prevalenza del dolce, ma sul finale, un po' dopo il sorso, arriva piano piano l'erbaceo da luppolo a bilanciare, perché sennò effettivamente sarebbe prevalente la parte di dolcezza dei malti. L'amaro da luppolo arriva giustamente appunto per bilanciare e secondo me fa quel lavoro molto buono che il finale amaro richiama il sorso successivo che inizia con il dolce, quindi c'è questa alternanza dolce appena bevo, amaro dopo che ho bevuto il sorso e quindi insomma si beve ancora più facilmente una birra così ben equilibrata e bilanciata, seppur rispetto ad altre birre sono abbastanza lontani il dolce e l'amaro, cioè l'amaro arriva davvero dopo un po' che è stato mandato giù il sorso. Per quanto riguarda il corpo, è sostanzialmente medio-basso, non è particolarmente denso, particolarmente corposa questa birra, e oltre all'amaro, ciò che torna come retrogusto, retroolfatto, c'è ancora tanto di quel panificato e più o meno c'è una perfetta corrispondenza con quello che si sentiva come naso, perché ancora torna appunto questa leggera frutta secca, questo panificato, pane e cereali, crusca, insomma quel mondo del pane. La carbonazione è bassissima, non perché non lo fosse così bassa in bottiglia ovviamente, ma perché è stata versata in maniera molto energica, proprio per desaturarla e per fare questo cappello di schiuma. E la carbonazione così bassa secondo me amplifica il giusto la sensazione in bocca del corpo. E infine la questione dell'alcol che si sente ma molto molto leggero, cioè si avverte un leggerissimo calore etilico, cosa che su altre birre di stessa gradazione magari potrebbe non sentirsi, ma è proprio leggerissimo e integrato secondo me perfettamente con tutto il resto. E che dire, è una box secondo me estremamente buona, molto facile da bere nonostante siamo vicini ai 7 gradi e che probabilmente ben rappresenta lo stile, per quanto poi appunto non è così delineato la differenza tra Dunkel's Bock e Doppelbock all'esterno diciamo del manuale del BJCP, nel senso che poi ciascun birrificio sceglie un po' come interpretare in modo suo lo stile, come hanno fatto le birre, come piace ai loro clienti, ai loro bevitori eccetera. Però appunto rappresenta bene quel mondo lì, birre sicuramente maltate, sicuramente importanti come grado alcolico, estremamente beverine nonostante il grado alcolico appunto sia sui 7 gradi e che hanno tanto di questo sapore dei cereali, insomma il lievito qui e il luppolo sono decisamente in secondo piano rispetto ovviamente alla parte dei cereali. E quindi in questa puntata un po' più lunga del solito e polemica ma effettivamente su certi argomenti mi rendo conto che mi scaldo un pochino con la Festbock di Ulrich Martin. Skål!